cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Bentornati nella mia cucina. Oggi propongo un piatto semplice, buonissimo. L'occorrente serviranno delle zucchine, del prosciutto affetto confezionato, dello stracchino formaggio morbido, parmigiano e una mozzarella o pizzotella, quello che avete. Andiamo a preparare una parmigiana ma di zucchine. Incominciamo con affettare le zucchine, un pizzico di sale, cominciamo a sbattere e mussionare le uova. Non devono essere proprio montate, ma si deve unire per bene il bianco e il rosso dell'uovo. Questo servirà da mettere un po' in ogni fila di zucchine. Mettiamo da parte, affettiamo le zucchine. Io le taglio a metà e le preparo, le farò fine fine, come riuscite. Attenzione alle mani, faccio così fino a averne fatto 3-4. Ne preparo fino al termine, poi verserò un po' di olio e un pizzico di sale. Proseguo. Praticamente sono venute molto fini, qualcuna l'ho tagliata col coltello, che metterò le fette più spesse alla base. Adesso vado ad aggiungere un pizzico di sale, un po' di olio, rigiro bene o con le mani o con un cucchiaio che si insaporiscono un paio di minuti e incominciamo a mettere nella teglia e condire direttamente, che andrà in forno. Possiamo imburrare o mettere un filo d'olio, massaggiare, passare l'olio anche nelle pareti, versare un po' di pane tostato, ma possiamo mettere anche il pan grattato normale, e lo mettiamo alla base. Aggiungiamo ancora un po'. Io ho tostato questo pane con degli aromi, quello che avete. Adesso inizio a mettere un paio di fette. Parto con quelle più spesse, tutto intorno, fino a terminare il giro. Terminato la prima parte, la base, vado ad aggiungere del prosciutto. Faccio a pezzi. Possiamo utilizzare, volendo, anche della mortadella, che viene un piatto veramente gustoso e anche buono. Questa parmigiana di zucchine avrà un sapore delicato e unico. A questo punto, dopo aver messo un po' di prosciutto a pezzi, andiamo a mettere lo stracchino, anche questo a pezzi. Aggiungiamo una spolverata di pan grattato, un filo d'olio e proseguiamo così con un altro strato di zucchine, prosciutto e formaggio. Preparato il secondo strato, ho messo lo stracchino a tocchetti qua e là. Adesso, prima di mettere il parmigiano, vado a mettere una bella spolverata di pane grattato. Come ho detto, io l'ho fatto tostato, ma potete mettere quello che volete. Un'altra spolverata di formaggio, che sia grano, pecorino, quello che preferite, e a questo punto un'altra fetta di prosciutto a pezzi, o volendo, come abbiamo detto prima, anche di mortadella. Potete mettere anche dei cubetti, volendo, di pancetta o di prosciutto.
così a terminare bene tutto il giro. Farò in tutto un 5-6 giri, però arrivato al secondo livello andiamo ad aggiungere a tocchetti a filo con la forchetta dell'uovo, così, come se la mettessimo per ultimo sulla pasta per farla diventare croccante. Qui andiamo nel mezzo, prepariamo un altro strato di fettine di zucchine. Giunti al quarto strato andiamo ad aggiungere il pan grattato di nuovo, tostato, no? Il formaggio grattugiato, una bella spolverata, il prosciutto, e a questo punto un pezzo di pizzottella o di mozzarella. Io sto mettendo la mozzarella. Proseguo con l'ultimo giro. Terminato, questo è l'ultimo strato. Vado di nuovo a aggiungere una bella spolverata di pan grattato. Come detto, questo è l'ultimo giro. Aggiungo una bella spolverata di formaggio grattugiato, la mozzarella, la differenza che era rimasta, in questo caso io ne ho metà. Nel frattempo condividete, lasciatemi un commento. Adesso andrò a infornare a 170 gradi per 15-20 minuti finché non vedo tutto ben dorato sopra, e finisco con mettere un po' dappertutto l'uovo, così fino al termine, che vada un po' dappertutto. Inforniamo e poi fra 20 minuti vedremo il piatto pronto. Forno a 180 gradi per 10-15 minuti, o almeno finché lo vedremo ben dorato. A dopo! Pronta la parmigiana di zucchine, veramente profumatissima, squisita e croccante. Nel suo splendore, come potete vedere, è veramente ottima. Un secondo nutriente e salutare. Se il video vi piace lasciatemi un commento. Grazie, alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!